Ci sono gare che non sono semplicemente gare, ci sono eventi dove non basta avere la macchina veloce, non basta fare un buon giro, non basta preparare bene il motore, le gomme, l'assetto perfetto, perché quando si parla di una 24 ore cambia davvero tutto. Serve una macchina costante, serve una macchina facile, serve una macchina che tutti i piloti riescano a portare al limite, anche dopo tante ore, anche quando la concentrazione cala, anche quando ogni piccolo errore può costare davvero tantissimo. E questa volta la nostra scelta è caduta su una macchina iconica, davvero bellissima e almeno per noi sorprendentemente efficace. Stiamo parlando della Ford MK2 che vedete qui sul tavolo di Slot Car Tech. E vi dico subito una cosa: provata sulla pista stigiana dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, questa si è dimostrata davvero molto sorprendente. Con la preparazione giusta è arrivata a girare con tempi vicini, anzi praticamente confrontabili con la categoria LMP sempre di Slot It, vetture preparate con il regolamento P2, quindi vetture sicuramente moderne e più performanti almeno sulla carta. E allora la domanda da porsi, la domanda giusta è: può questa Ford MK2 diventare un'arma efficace per affrontare la 24 ore di Modena? Oggi ve lo voglio raccontare. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il bentornato sul canale Slot Car Tech. Oggi vi porto con me in questo proseguo dello spettacolare viaggio che ci porterà a questa 24 ore. Non racconteremo infatti soltanto la tecnicità di una vettura, non faremo il classico unboxing, ma oggi continuiamo a parlare di questa avventura. Tra 15 giorni infatti, il prossimo 19, 20 e 21 giugno, saremo presenti alla 24 ore di Modena Classic Slot It, la prima tappa del campionato europeo dedicato a questa categoria di vetture. In questo video andremo a capire perché abbiamo scelto proprio la Ford MK2, quali sono stati i nostri ragionamenti tecnici dietro questa scelta e soprattutto le modifiche che abbiamo fatto per portarla ad essere così veloce, ma soprattutto usabile da tutto il team. Perché in una 24 ore non vince solo la macchina che fa la miglior prestazione sul giro secco, vince la macchina che riesce ad essere efficace per ore ed ore, affidabile, prevedibile ed efficace anche quando la pista cambia, le gomme si consumano e la stanchezza inizia a farsi sentire. E poi al microfono anche qualche commento dei ragazzi del team, soprattutto di quelli che non hanno mai vissuto, non hanno mai partecipato ad una gara endurance così lunga. Insomma, faremo una vera e propria panoramica di tutto quello che gravita attorno a questa gara. La vera protagonista del video comunque rimane lei, questa stupenda Ford MK2 di Slot It. È una delle vetture più iconiche del motorsport, forse ve la ricorderete anche nello spettacolare film Le Mans 66, ma a noi quello che ci interessava capire era se poteva essere davvero la scelta giusta, la scelta concreta da portare ad una gara così difficile. La nostra idea di base era molto semplice, non cercavamo una macchina veloce sul giro secco, ma una macchina che potesse essere equilibrata dalla prima all'ultima delle 24 ore. In una gara endurance, in effetti, una macchina troppo nervosa, seppur decisamente prestazionale, potrebbe anche diventare un problema. Alla lunga, infatti, potrebbe diventare stancante e costringere il pilota a guidarla sempre con la massima concentrazione. Noi invece abbiamo cercato una vettura che tutti potessero interpretare bene. Una macchina sincera, progressiva, stabile, facile da recuperare quando si arriva un po' lunghi nelle curve o comunque quando la stanchezza inizia a farsi sentire. E nei test effettuati sulla nostra pista di casa questa vettura ci ha dato proprio queste sensazioni. E poi durante le prove siamo rimasti anche abbastanza sorpresi perché una volta preparata, noi partecipiamo alla categoria quella un po' più semplice dove la preparazione rimane un po' più di base rispetto alla categoria prototipi dove effettivamente c'è molto da mettere mano alla vettura. Dicevamo, questa Ford MK2 ci ha abbastanza sorpresi perché i tempi sul giro si sono talmente abbassati da poter tranquillamente competere con le vetture LMP sempre di casa Slot It preparate per la categoria P2, e questo per noi è sicuramente un dato che conta molto. Ovviamente stiamo parlando di prove effettuate sul nostro tracciato, poi chiaramente ogni pista ha il suo fondo, ha il suo grip e la gara ha tantissime variabili, però il segnale è stato forte: questa slot car può essere davvero molto competitiva e facile da guidare
per tutto il gruppo. È una macchina infatti che ti trasmette sicurezza, è una macchina che ti permette di spingere senza però doverti per forza concentrare sulla prestazione pura, e soprattutto sembra davvero avere quel comportamento semplice, facile, docile che in una gara lunga può fare veramente la differenza. Adesso però entriamo effettivamente nella parte interessante del video, ovvero andiamo a smontarla e andiamone a vedere la sua preparazione. Quindi come sempre telecamera dall'alto, vettura sul tavolo di Slot Car Tech, voi mettetevi comodi e vado a raccontarvi il nostro approccio. Questa appunto è la vettura che abbiamo preparato e partiamo dal vederla intera. Chiaramente questa è la carrozzeria che ho utilizzato per provare e per far provare a tutti i componenti della squadra la vettura. Noi in gara andremo a preparare quest'altra vettura. Questo è un body kit della Ford MK2 ancora grezzo, il tempo purtroppo è quello che è, ma noi comunque andremo a montarlo, verniciarlo, prepararlo e metterlo a punto per andare a sostituire questa carrozzeria originale di Slot It con quella che vi ho appena fatto vedere. Adesso però noi andiamo a togliere la carrozzeria originale, la andiamo a svincolare dal telaio e andiamo appunto a capire la preparazione di questa vettura. Per farlo ci serve andare a svitare queste due viti. Abbiamo due viti a passo metrico di tipo imperdibile in ottone a testa piccola, sono state inserite chiaramente nei fori predisposti per l'aggancio tra carrozzeria e telaio e abbiamo un leggero basculamento di circa 1,5 mm all'anteriore, mentre al posteriore il basculamento è decisamente meno evidente, parliamo di circa 1 mm. E partiamo proprio dal comportamento generale della vettura. Diciamo che la prima cosa che abbiamo cercata è stata di avere una base molto libera, scorrevole, senza tensioni, cioè in una classic secondo noi è fondamentale non forzare troppo la macchina, deve lavorare bene di telaio, deve appoggiare in modo naturale, deve insomma mantenere un comportamento prevedibile in ogni fase della curva. Abbiamo quindi controllato tutti gli accoppiamenti, abbiamo anche valutato l'accoppiamento tra il telaio e la carrozzeria, infatti abbiamo, così come ci consente il regolamento, limato leggermente la parte laterale del telaio e anche leggermente la parte laterale anteriore dello stesso, in modo tale da farla basculare meglio e non andare ad interferire proprio con le parti laterali e anteriori della carrozzeria stessa. E ricordate infatti ragazzi che ogni piccolo attrito, ogni vibrazione, ogni punto duro sulla distanza può diventare un problema. Abbiamo poi lavorato anche decisamente tanto sulla scorrevolezza della vettura e sull'allineamento e anche la pulizia della meccanica, quindi ogni componente è stato valutato, è stato provato, è stato sistemato in modo tale da chiaramente offrire la massima scorrevolezza possibile e il minimo rumore, che quasi sempre è sintomatico di un ottimo funzionamento. Altro punto fondamentale è l'avantreno, infatti abbiamo dovuto allargare leggermente la carreggiata in modo tale da far appoggiare molto bene la vettura sulle gomme anteriori. La vettura infatti deve permettere a tutti i piloti di avere fiducia, soprattutto nelle curve magari più repentine o anche addirittura nei tratti tecnici, insomma nelle staccate e nelle curve più delicate. Per questo abbiamo cercato un compromesso che non fosse estremo, ma comunque che rendesse la macchina decisamente molto guidabile, e siamo partiti anche nell'andare a sostituire le gomme. Qui nella parte anteriore infatti abbiamo utilizzato un assale in acciaio forato, abbiamo utilizzato poi anche due spessori da 0,6 mm per allargare leggermente la carreggiata ma farla comunque rimanere all'interno della sagoma della carrozzeria, cerchi originali in plastica e poi gomme PT19 Zero Grip. Sono gomme che in pratica permettono alla vettura di appoggiarsi sulla pista, di creare un solido appoggio durante le curve, ma comunque di scorrere, perché non vanno a creare nessun attrito, nessun tipo di frizione col fondo della pista stessa. Sempre rimanendo nella parte anteriore abbiamo poi deciso di tenere il pick-up originale. È un pick-up che secondo noi va già decisamente molto bene, un pick-up a vite, lama allungata. Abbiamo semplicemente solo limato, smussato un po' la parte anteriore per evitare che magari potesse andare ad interferire con il fondo dello slot, ma per il resto è rimasto praticamente invariate. Le spazzole sono come sempre delle spazzole
spazzole MB slot. Qui in realtà le vedete leggermente un po' più lunghe di quello che dovrebbero essere, le abbiamo utilizzate così perché abbiamo fatto un po' di prove sulla durata e volevamo capire quanto in realtà potessero durare ed essere efficaci anche sulla percorrenza. Al posto dei grani abbiamo deciso di utilizzare dei capicorda perché in caso di sostituzione magari del pick up ci viene più semplice, più facile e soprattutto veloce la riparazione meccanica, perché ricordiamoci che in una 24 ore potrebbe veramente capitare di tutto. Abbiamo poi anche sostituito i cavi originali di Slot It con questi DNSR che io reputo decisamente molto buoni, sono piccoli, portano decisamente molto bene corrente e tensione al motore, per cui io normalmente dove posso vado a sostituire i cavi con questi che sono anche addirittura decisamente molto flessibili e mi danno buona sicurezza alla vettura. Da notare infatti che qui nella parte anteriore, come vedete, sono leggermente rossastri perché vanno già comunque a toccare la carrozzeria, per cui più piccoli sono e meglio è. Li abbiamo fatti passare negli appositi fori sotto all'assale anteriore, in questo modo l'assale può girare praticamente libero. Vedete che l'assale gira in pratica su dei grani che abbiamo messo nella parte sottostante il telaio e poi abbiamo limitato la corsa, il basculamento in altezza dell'assale con i grani superiori. In pratica l'assale si muove veramente molto poco, però come vedete è libero di scorrere, sembra quasi che giri su dei cuscinetti. Passando nella parte centrale della vettura andiamo a parlare di quello che è il banchino. In origine il banchino è con 6 punti di ancoraggio, ne avrebbe 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore e poi 2 laterali. Il regolamento ci consente di andare a togliere i 2 attacchi laterali, così abbiamo fatto e quindi abbiamo deciso di andare a fissare il banchino sul telaio soltanto con gli attacchi anteriori e gli attacchi posteriori. Per farlo abbiamo utilizzato viti in ergal, viti a testa larga, conica, passo metrico, viti imperdibili. Leggerissimo basculamento nella parte anteriore del banchino, diciamo quasi semplicemente puntato proprio perché non sia rigido, non sia un'unica parte con il telaio, mentre nella parte posteriore abbiamo dato un basculamento di circa mezzo millimetro, quindi leggermente più evidente rispetto all'anteriore. Sempre sul banchino abbiamo poi applicato un peso da 2,5 grammi, sempre Slot It, in posizione centrale. In pratica il banchino ci dà la possibilità di andare a mettere questo peso di Slot It in 3 posizioni, una parte anteriore, una parte centrale e una parte posteriore al di sotto dell'assale posteriore. Io ho reputato che mettendolo davanti al motore, un po' come ho fatto già anche con l'LMP, andiamo a dare molta stabilità alla vettura, la appesentiamo leggermente un po' ma la rendiamo sicuramente anche più facile e semplice da guidare, più sincera. Insomma è una di quelle modifiche che mi sento di consigliare perché effettivamente rende tutta la vettura molto più facile e più pulita nella guida. Il motore, chiaramente il motore di serie. Il pignone lo abbiamo tenuto di serie mentre abbiamo sostituito la corona. La corona originale è stata sostituita con la corona più lunga fra quelle disponibili, quindi abbiamo una corona alleggerita in nylon con attacco in alluminio all'assale posteriore, assale che è di tipo scavato, quindi abbiamo praticamente questa zona centrale dell'assale che è leggermente a sezione più piccola, quindi ridotta, in modo tale da evitare l'effetto magnetico che potrebbe avere nei confronti del motore. In questo caso l'assale, essendo scavato di una dimensione leggermente più piccola rispetto alle parti esterne dove poi vanno ad agganciarsi, si allontana dal motore e quindi l'effetto magnetico che ha il motore nei confronti dell'assale stesso diminuisce. L'assale poi riprende la sua classica sezione di 3/32esimi nelle parti laterali proprio per girare all'interno degli 2 uniball che sono quelli originali presenti già sul banchino della vettura e permette così anche l'aggancio della corona da una parte e poi dei cerchi che sono stati sostituiti rispetto a quelli originali. Qui vi li ho lasciati senza i suoi copricerchi per farvi vedere che sono dei cerchi di tipo Air. Andiamo a togliere anche la gomma, qui è la gomma che utilizzeremo poi in gara. Come vedete sono dei cerchi scavati al centro perché appunto hanno la particolarità di essere dei cerchi Air, cerchi
alleggeriti, cerchi che effettivamente hanno avuto una resa ottimale, almeno sulla nostra pista astigiana. Queste a grandi linee sono state tutte le modifiche che abbiamo effettuato sul telaio della nostra vettura. Chiaramente il telaio è stato valutato, è stato raddrizzato, ma non ce n'era bisogno perché era già un telaio perfettamente planare nella sua superficie, quindi un telaio decisamente molto performante. Noi abbiamo deciso di fare queste modifiche, di apportare appunto queste modifiche. Valuteremo ancora se andare a fissare o meno il motore con la sua vite, perché vi dico la verità, il motore è già decisamente molto ben saldo all'interno del banchino senza che dobbiamo andargli a mettere una vite. Vedremo poi effettivamente se sarà necessario o meno per salvaguardare almeno la percorrenza di tutte e 24 le ore di gara, probabilmente scaldandosi magari con un po' più di usura, magari con i detriti sulla pista, con qualche fuoriuscita potrebbe in qualche modo andarsi ad incrinare, per cui è facile che poi, una volta trovata la soluzione, andremo ad utilizzare due piccole viti per andare a fissare il motore al banchino. In realtà poi alla fine queste sono le poche modifiche che abbiamo apportato alla nostra vettura. Ricordo una vettura un po' più simile alla vettura da scatola, solo piccole modifiche consentite dal regolamento di gara, una gara che per noi deve essere una gara di team, una gara vissuta all'insegna del divertimento, una gara soprattutto per portare chi magari all'interno del club non ha ancora partecipato a gare di questo tipo e non ha ancora vissuto emozioni del genere. E proprio perché questa è una gara un po' diversa dal solito, è una gara lunga, impegnativa, è una gara che ti mette costantemente sotto pressione, perché ricordiamo che in una 24 ore i turni di guida sono comunque di un'ora, in questo caso 53 minuti, ma subito dopo toccherà fare anche il turno di commissario e poi anche un piccolissimo turno da meccanico, perché chiaramente in una 24 ore potrebbe sempre capitare qualcosa e mentre il pilota è impegnato alla guida della vettura, il commissario al recupero delle stesse, il meccanico dovrà provvedere ad eventuali riparazioni. E allora ne ho un po' approfittato e durante le prove al nostro slot club ho pensato di fare qualche piccola domanda a chi questa esperienza non l'ha ancora vissuta, per cui ragazzi vi faccio sentire un po' le loro impressioni. Allora ragazzi, siamo con Rodolfo Venturino, che sarà uno dei membri del team dello Slot Club Asti alla 24 ore di Modena. In questa occasione il nostro Slot Club vuole portare a questa gara un po' particolare, perché si correrà per 24 ore di fila, anche dei ragazzi che non hanno mai fatto questa esperienza, e proprio lui è uno di questi. Giovane, ha iniziato da poco questa esperienza con lo Slot Club Asti e lo portiamo già in gara perché sta crescendo veramente tanto e ha dimostrato di essere forte. Insomma, Rodolfo, la tua prima esperienza in una 24 ore, una gara particolare, sì. Fino adesso hai dimostrato di andare veloce in gare, diciamo, sprint. Okay. Cosa pensi di questa 24 ore? Cosa ti aspetterai? Allora, secondo me guarda, penso già da adesso che sarà un'esperienza fantastica, infatti non vedo l'ora adesso di partecipare, che non so quanto manchi ancora, però ne manca ancora di tempo per prepararsi. Però sì, mi aspetto un'esperienza soprattutto molto formativa nel campo dello slot, per imparare cose nuove, fare nuove amicizie tra virgolette. Certo. E sì, tornare a casa con un bagaglio sicuramente più grande. Più grande, perché è da poco, l'ho già detto, che sì. Tu sei entrato nel mondo dello slot a 360 gradi, ti stai impegnando, i risultati stanno uscendo, sì, soprattutto sì, in ambito tandem slot e anche nella categoria LMP P2 di Slot It nel campionato italiano. E questa è una gara un po' diversa, una gara che si corre a squadre, una gara che ti impegna per quasi un'ora nello stand di gara. Sì. Insomma, pensi di riuscire a farcela? Assolutamente. Avrai sì. Qualche, diciamo, riuscirai a sopportare la pressione di questa gara? Ma allora, io sono una persona che si agita tantissimo, c'è da dire che mi tremano le gambe ogni volta che salgo in pedana. Però secondo me io sì, mi vedo già lì, cioè già la vivo, già in postazione. Esatto, sono già contentissimo al Settimo Cielo di partecipare alle nostre gare, figuriamoci di andare a fare una 24 ore, un evento così importante. Certo. Quindi sarò al Settimo Cielo, non dormirò per 2 giorni prima e 2 giorni dopo, arrivo lì che... Perfetto, e allora
noi oltre ad averlo sentito prima lo sentiremo anche dopo per vedere se le sue aspettative saranno poi confermate a seguito della gara. In questo caso non ci interessa tanto il risultato, ci interessa di più fare esperienza, e oltre a Rodolfo Venturino adesso vi presento anche qualche altro membro sempre del team che anche per loro è la prima volta. Ed eccoci in compagnia anche di un altro membro sempre del team Calabroni Rossi di Asti. Abbiamo Alberto Spada, anche per lui la prima volta in una 24 ore, ha già partecipato a gare di durata non così lunghe, ha fatto la 6 ore qui da noi al club, e anche a lui, o meglio anche a te, facciamo la stessa domanda: che cosa ti aspetti e come la stai vivendo questa pre-gara di questa 24 ore di Modena? Mi aspetto di divertirmi, di avere una soddisfazione da fare una gara che comunque è impegnativa e lunga. Certo. L'affronto con grande serietà e preparazione e spero in un buon risultato, ovviamente. Sì, perché in questo caso il risultato è un risultato condiviso, perché non sarà una classifica per pilota ma chiaramente una classifica di team, quindi oltre a una soddisfazione personale ci sarà anche un'amalgama che bisognerà trovare sia con la macchina, perché ricordiamo è una macchina sola che dovremo usare praticamente tutti, dovremo fare ognuno la parte di commissario ma anche di meccanico oltre che di pilota, e poi soprattutto trovarci bene con il team. Tu pensi di riuscire a trovare la giusta alchimia tra tutti questi fattori? Certamente è una gara di squadra, come dicevo, quindi ci vuole l'impegno di tutti, però è anche una gara in cui ognuno deve dare il meglio nel momento in cui si trova in pista. Certo ci sarà collaborazione a disposizione di tutti nei vari ruoli, che non sono solo quelli di pilota e di commissario e di tutte le altre attività che comunque competono a chi vuole partecipare a una manifestazione come questa, che è comunque molto interessante sicuramente. Certo. E allora anche con lui torneremo poi nel post gara per vedere se tutte queste aspettative si saranno o meno concretizzate in un buon risultato, diciamo personale, ma anche, perché no, di squadra. E ci troviamo con il quarto pilota del team Slot Club Asti Calabroni Rossi, anche per lui Silvio Bodo, la prima esperienza in una gara così lunga, una gara di durata, ricordiamo, la 24 ore di Modena, che si correrà a metà giugno, anzi verso fine giugno. E facciamo anche lui la stessa domanda che abbiamo già fatto a tutti gli altri neofiti di questa 24 ore, ovvero Silvio, le tue aspettative per questa gara? Le aspettative sono in primis quella di provare a fare l'esperienza che mi manca, specialmente su questa specialità, tipologia di gara che dura tanto così, ecco, non ne ho mai fatta una così lunga, quindi le mie aspettative sono quelle di provare a imparare il più possibile per cercare di metterla a frutto per le prossime gare. Non so neanch'io cosa aspettarmi, per quante cose possa pensare, credo che non sarà mai quello che sarà che poi esatto. Troverò veramente in gara, e quindi speriamo di avere la possibilità di riuscire a imparare qualcosina in più, qualche cosa, e anche di poter riuscire a divertirmi, e certo, perché fondamentalmente poi esatto, lo scopo, perché comunque è una gara di gruppo, quindi la vivremo sì, per 3 giorni anche in goliardia. Diciamo che il gruppo aiuta sicuramente a far gruppo e anche a vivere le cose diversamente, che forse in una gara individuale dove pensi a te stesso e basta. Esatto. Quindi esatto. farla, forse viverla di squadra è anche una bella cosa dal punto di vista. È sicuramente una bella esperienza un po' per tutti, soprattutto per chi magari non l'ha mai fatta. No, esattamente. È da una parte sicuro di avere delle persone che l'hanno già fatta, quindi più o meno sanno muoversi, e esatto. poi in è un questo po' più senso tranquillo. È nuova sia per la durata sia per il fatto di farlo in squadra, che per me è una cosa nuova comunque. Certo, e allora anche a Silvio chiederemo poi nel post gara, ci troveremo di nuovo qui, sempre con i piloti, sempre con il team dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, per chiedere se alla fine è andata esattamente come si aspettava.
Come avete sentito, l'attesa è veramente tanta. Per molti sarà una prima novità in assoluto, per altri invece una nuova sfida che si ripropone, perché comunque ogni 24 ore, ogni gara di endurance ha sempre qualcosa da insegnarci. Noi sicuramente arriveremo a Modena con una macchina che ci convince, con una macchina che abbiamo preparato tutti insieme, con una macchina che sappiamo guidare, con una macchina che ci sa dare sicurezza, con una macchina che ci promette sicuramente divertimento. Poi, come sempre, sarà la pista a parlare per noi. Ragazzi, la prossima settimana si parte. Porteremo questa Ford MK2 GT40 alla 24 ore di Modena Slot It. Ricordiamo, la prima di 3 gare del campionato europeo. Noi non faremo tutto il campionato europeo perché Slot It ci dà la possibilità di partecipare anche ad una singola gara, e noi lo facciamo proprio qui in Italia a Modena. E come sempre, dopo la gara arriverà un bel recap completo di tutto, dove vi racconterò tutto quello che è successo, cosa ha funzionato, che cosa no, quali sono stati i nostri problemi e soprattutto come si è comportata la macchina. Quindi ragazzi, se vi piacciono le slot car, se vi piacciono le gare di endurance, non perdetevi il prossimo video dedicato alla Road to Modena. Per sostenerci lasciate un like, mettete un mi piace e scriveteci nei commenti le vostre impressioni e quale macchina avreste portato. E soprattutto, secondo voi questa Ford MK2 sarà davvero la macchina giusta per la 24 ore di Modena Classic? Adesso non ci rimane che preparare gli ultimi dettagli, caricare tutto e darci appuntamento a Modena. Ragazzi, come sempre vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.